Proviamo a fare alcuni esperimenti di microscopia in campo ambientale. Ambiente vuol dire tante cose, ma vuol dire soprattutto tanti elementi che interagiscono tra di loro. Produttori primari come le piante, erbivori, carnivori, predatori, insomma, c'è un po' di tutto. E li troviamo anche a livello microscopico. Questa è la cosa affascinante delle osservazioni microscopiche che possiamo fare. Riusciamo a capire tutti gli equilibri che ci sono all'interno del mondo naturale, anche se è molto molto piccolo. Gli esperimenti che si possono fare ovviamente dipendono dal soggetto che si osserva, ma tenete presente che i soggetti da osservare sono veramente tantissimi. Ci sono le acque dolci, grande classico delle osservazioni di microscopia, soprattutto al liceo, ma ci sono anche le acque salate. Ci sono i suoli, i terreni, quindi proprio la terra, la normalissima terra, se leggermente diluita e osservata in un vetrino, offre tantissimi spunti. E insomma, quello che sicuramente si può vedere osservando al microscopio gli ambienti naturali è capire se c'è o meno un determinato equilibrio. Questo si fa di solito osservando appunto quanto vario è quell'ambiente, nel senso quante specie si incontrano, se ci sono tutte le specie che ricoprono ogni singola nicchia ecologica, quindi produttori primari, produttori secondari, predatori, eccetera, no? E soprattutto si capisce se ci sono squilibri. Un principio che spesso e volentieri si può applicare in questo campo è quello del capire che quando un ambiente è inquinato, quando un ambiente è in qualche modo modificato da un apporto esterno, spesso ci sono poche o addirittura una sola specie a dominare sulle altre. Questo probabilmente perché quelle poche specie, si adattano meglio a queste modifiche ambientali. Però di solito quando c'è inquinamento, ad esempio ci sono troppe sostanze di un tipo o di un altro, ad esempio fosfati, ad esempio nitrati, no? Soltanto le specie che sono in grado di resistere alle concentrazioni così elevate di questi inquinanti rimangono lì in quell'ambiente, e questo si vede proprio a livello microscopico. Quindi un esperimento molto interessante da fare è osservare le differenze tra un ambiente inquinato e lo stesso ambiente quando è non inquinato. Gli esperimenti che possiamo fare, che cercheremo di approcciare con questo video, sono quelli classici della microscopia tradizionale che si fa a scuola, no? Quindi il muschio, innanzitutto, che è poi il nostro cavallo di battaglia, perché col muschio si possono vedere tantissimi microrganismi veramente interessanti, veramente belli, quindi questo proprio per cominciare, ma anche le acque dolci, quindi acque di fiume o di lago, acque stagnanti, ad esempio le acque dei sottovasi, e infine acque salate, acque di mare, che anche a modo loro possono offrirci degli spunti veramente interessanti su cui riflettere, su come si può osservare nel dettaglio, nel piccolo, la natura marina e che cosa possiamo ricavare da queste esperienze. Quindi ci sarà una lunga serie di piccoli esperimenti che faremo e che potete replicare. Noi vi daremo solo alcuni spunti su come impostare il lavoro, quindi dall'utilizzo del dipole, dalla creazione di questi vetrini da osservare al microscopio, fino alle principali osservazioni da fare, in modo da avere le idee abbastanza chiare su quello che si può fare. Ricordatevi inoltre di fare tante foto e tanti video, perché quelli aiutano sempre a riguardare poi con calma quello che si è osservato e a poterci riflettere sopra in seguito, magari anche con l'aiuto di qualche esperto. Ad esempio, vedete alle mie spalle c'è un'osservazione di acqua di muschio, acqua prelevata da del muschio fresco, in cui c'erano tantissimi microrganismi che ci siamo fatti aiutare a identificare dopo averli fotografati e registrati su video. Quindi ricordatevi di fare anche questa cosa, anche perché avete la possibilità di farla senza alcun problema e torna davvero molto utile. Quindi buon divertimento e ci risentiamo con gli esperimenti che andremo a fare. Ed ecco una delle più classiche osservazioni che si possono fare: il muschio. Il muschio è una pianta
ma offre tutto un autentico ecosistema completo in cui ci sono predatori, prede e produttori primari, quindi piante, batteri e così via. L'ideale è prendere del muschio che sia bello fresco, bello verde. Lo potete prendere dai muri, dalla corteccia degli alberi, dai margini della strada. L'importante è che appunto sia rigoglioso, sia verde, sia in buona salute e possibilmente anche bello umido. Io ne ho raccolto un bel po' qualche giorno fa, l'ho tenuto a una temperatura intorno ai 20 gradi e l'ho tenuto umido, quindi ho aggiunto dell'acqua di tanto in tanto. Non troppa acqua per non diluire troppo il contenuto di quello che poi andrò a osservare. Infatti quello che va messo sul vetrino è proprio l'acqua che circonda il muschio. Lì dentro si possono trovare tantissimi soggetti interessanti, come ad esempio questo. Questo è un tardigrado con ogni probabilità, quindi un animale molto interessante che si trova con una certa frequenza nel muschio. E in questo caso addirittura sembra immobile, ma prima si è mosso appena l'ho trovato, e questo probabilmente mi ha fatto pensare che si tratti di un animale che sta facendo la muta, che quindi sta cambiando la sua cuticola per appunto accrescersi di dimensione. Lo vedremo. In ogni caso questo è soltanto un esempio dei soggetti che si possono fare. Ripartiamo da capo nel creare il nostro campione da osservare, e quindi qua vedete che intanto ho utilizzato un coprivetrino e una gocciolina di acqua presa dal muschio. Ora ne facciamo un altro. Facciamo un altro quindi con la pipetta. Ricordatevi che i campioni non vanno mai toccati con le mani, soprattutto questi campioni sono pieni di batteri, quindi anche per una questione di igiene è meglio usare una pipetta. Pochissima acqua da mettere sul vetrino, proprio un goccino appena. Acqua che sia un pochettino torbida, che non sia proprio del tutto trasparente, perché così saremo sicuri che dentro c'è un po' di sostanza organica da osservare e quindi probabilmente anche tutti i microrganismi che si trovano al suo interno. Copri vetrino e mettiamo il nostro campione sul sistema. Cominciamo con la lente RED. In questo modo possiamo iniziare a esplorare il campione nella sua interezza. Poi dopo, se troviamo qualcosa di interessante, la lente ideale per questo soggetto è quella Gray. Allora mettiamo la lente, quindi giriamo il blocchetto sul gradino più alto. Ecco fatto. Tiriamo su il nostro obiettivo. Mettiamo il telefono per completare il nostro microscopio e cerchiamo la messa a fuoco. Se il campione è stato tenuto bene al caldo, di solito si trovano molti soggetti interessanti, si trova proprio tanta vita. Da qui si vedono un po' di soggetti in movimento. Quando si trova un campione poco soddisfacente, la cosa migliore da fare non è cercare in tutti i modi di trovarci qualcosa dentro, ma crearne uno nuovo. Molto semplicemente. Quindi diamo una pulita al vetrino, prendiamo un'altra goccia di acqua direttamente dal muschio con la pipetta e la mettiamo sul nostro vetrino con un coprivetrino. Mettiamo l'obiettivo RED e poi il telefono e riproviamo.
volta trovata la messa a fuoco ottimale, si possono cercare i vari microrganismi che vivono dentro al muschio, di cui questo è un esempio tipico. È un verme che vive come parassita attaccato alle radici del muschio, un nematode, ecco che è passato per un attimo anche un rotifero, che è un altro tipico abitante di queste acque del muschio. Vedete, questo nematode sembra attaccato in qualche modo a un residuo vegetale, a un pezzettino di muschio, che non lo fa scappare. Questo ci permette di osservarlo molto molto bene. Ecco che passa un altro rotifero. Bene, questo è un campione ben popolato, quindi possiamo trovare vari soggetti. Riproviamo a esplorarlo togliendo sempre lo zoom digitale, perché lo zoom digitale spesso non aiuta a fare le nostre ricerche. Ecco qua c'è un altro rotifero. Molti piccoli soggetti che vedrete muoversi, spesso di forma circolare, sono protisti ciliati. Protisti ciliati che sono classici microorganismi che si trovano nelle acque dolci. Ce ne sono migliaia di specie diverse, ovviamente, e sono tra gli organismi più diffusi in questo tipo di campioni. Ed ecco qui una foglia di muschio. Guardate come si riesce a distinguere bene la composizione delle singole cellule. Questo perché in certi punti le foglie di muschio sono talmente sottili che hanno praticamente un unico strato cellulare. E questa è una cosa che si può osservare qui molto bene, e si può osservare molto bene in alcune piante di acquario particolari, ad esempio Elodea canadensis, che è una pianta che viene di solito venduta appunto per decorare gli acquari, ma che ha questa caratteristica di avere foglie più grandi di quelle del muschio, estremamente sottili e che quindi permettono di far vedere molto bene i dettagli cellulari anche a bassi ingrandimenti. Tra gli abitanti del muschio più comuni ci sono i rotiferi. Li potete riconoscere facilmente perché hanno questo corpo trasparente, allungato, potremmo dire vermiforme, e un movimento che ricorda abbastanza quello delle sanguisughe, ovviamente molto più in piccolo. Vedete, hanno una specie di piede con cui si ancorano al substrato e questo movimento in cui si allungano e si accorciano di volta in volta. Sono appunto facili da riconoscere proprio per il movimento e per l'aspetto. Tenete presente che sono organismi filtratori, quindi quando si nutrono si fermano sul posto, si fermano nel posto in cui intendono nutrirsi, estraggono dalla testa delle strutture ornate di ciglia che si chiamano corone, e queste corone creano un movimento d'acqua, una corrente d'acqua che porta l'acqua alla loro bocca. In questo modo riescono a filtrare l'acqua grazie proprio alla corrente che loro stessi hanno generato. Se operate a buoni ingrandimenti, queste sono ancora osservazioni fatte col Dipole Gray, ma se operate ad ingrandimenti non estremi potete vedere anche l'interno dell'animale. Guardate, questa è una ripresa molto bella, molto fortunata, perché ho trovato proprio il rotifero che usciva dal suo uovo. E oltretutto lo vedo con le ciglia sul capo che si muovono, le corone appunto attive, e si vede anche una struttura all'interno che potremmo in qualche modo chiamare cuore, che ovviamente non è un cuore vero e proprio, però è una struttura che appunto serve alla sopravvivenza dell'animale, e in trasparenza in questo caso si vede proprio bene bene. E vedete anche tutte le particelle dell'acqua circostante che si muovono. Alcuni vabbè sono microorganismi, ma altre sono proprio particelle che vengono convogliate dal rotifero nella sua bocca e in questo modo riesce a nutrirsi.
quindi una osservazione molto fortunata. Poi ci sono i nematodi. I nematodi sono facilissimi da riconoscere per il loro movimento vermiforme, il loro aspetto e movimento vermiforme, sono sottili, trasparenti. Se li cercate li trovate sicuramente nel terreno, quindi nel terriccio che c'è sotto le radici del muschio. È ricco questo ambiente di nematodi. Vedete qua un incontro con un rotifero. E questi animali sono parassiti di molti esseri viventi, tra cui appunto il muschio. Si attaccano in questo caso alle radici della pianta e ne estraggono i nutrimenti. C'è un'altra osservazione importante da fare sui nematodi, e cioè che questi animali sono parassiti sia appunto delle radici delle piante, come abbiamo visto ad esempio del muschio, ma sono spesso parassiti anche di animali. E in alcuni casi vengono utilizzati determinati nematodi, alcune specie appositamente commercializzate, per combattere con l'agricoltura biologica alcune larve di insetti che sono particolarmente nocivi, ad esempio insetti che hanno le larve che vivono nel sottosuolo, come il maggiolino ad esempio, o altri coleotteri. È interessante notare come si tratti di lotta biologica vera e propria, fatta utilizzando dei parassiti che sono parassiti di altri parassiti, perché questi animali, questi insetti che vengono attaccati dai nematodi, sono a loro volta parassiti delle colture che si cerca di proteggere. Tra le varie osservazioni che si possono fare, tantissime specie non si possono riconoscere all'istante, no? Però in generale organismi piccoli, più o meno rotondeggianti e che nuotano nell'acqua grazie all'utilizzo di ciglia, come quel microorganismo che abbiamo visto poco prima, ecco, quelli sono protisti ciliati. Anche qua ne vedete qualcuno piccolo. E poi ovviamente uno dei pezzi forti di queste osservazioni è il tardigrado, un animale indistruttibile che resiste a grandi pressioni, grandi temperature, alla siccità più estrema, alle radiazioni, e si trova comunemente nel muschio. È facile da riconoscere perché lo vedete, ha queste 8 zampe, questo aspetto paffuto, è molto grande, può raggiungere anche il 1,5 mm di lunghezza, generalmente si trovano esemplari di 2-3 decimi di millimetro, e inoltre è facile da tenere nell'inquadratura perché vedete scivola sul vetrino, essendo lui abituato a aderire a strutture più ruvide. È trasparente anche lui, riuscite a vedere quello che c'è dentro al suo stomaco, ed è un'osservazione veramente bella e abbastanza facile da fare. Abbiamo visto il muschio, passiamo a altri grandi classici dell'osservazione microscopica, e quindi si tratta di acque stagnanti e acque dolci. Qual è la differenza? Ce ne sono poche in realtà. Diciamo che l'acqua stagnante in generale proviene da sottovasi, da piccole pozzanghere, da punti in cui l'acqua è rimasta a stazionare per un certo periodo di tempo e in qualche modo è stata popolata da vari microrganismi. In generale una presenza di batteri favorisce poi l'arrivo di tanti altri microrganismi. Invece l'acqua dolce può essere quella prelevata dai fiumi e dai laghi, e in entrambi i casi comunque l'ideale è prelevare acqua che appaia un pochettino torbida, che non sia eccessivamente in movimento, e questo permette in generale di trovare molti più soggetti da osservare. Per quanto riguarda l'acqua dei sottovasi, un'osservazione importante da fare è quella della presenza o meno di sostanza organica che in qualche modo favorisce l'inizio di questo popolamento dell'acqua. Si può ricreare un ambiente ricco di determinati microrganismi preparandolo con un pochettino di fieno, quindi erba secca, da lasciare dentro dell'acqua, possibilmente in un ambiente abbastanza caldo. In questo modo, dopo alcuni giorni, quest'acqua si popola di batteri, e dopo ancora un pochettino i batteri vengono mangiati da microrganismi più grandi.
Uno dei soggetti principali che si trova in questo tipo di infusi di fieno è il paramecio, il famoso paramecio, che è un protista ciliato, forse il più famoso rappresentante della sua categoria. Per quanto riguarda le acque dolci, oltre alle classiche osservazioni che si possono fare, quindi alghe, microrganismi di vario genere, ci sono anche le larve di organismi più grandi, ad esempio le famose pulci d'acqua. Quelle si possono trovare facilmente, che non sono realmente pulci, sono larve, sono piccoli crostacei o anche larve di crostacei leggermente più grandi. Questi sono soltanto alcuni esempi, ma in generale i punti fondamentali per osservare questo tipo di soggetti sono prendere acqua che appaia leggermente torbida, giallina, non proprio perfettamente pulita e cristallina. Questo già può essere un buon indizio di popolamento da parte di microrganismi. In secondo luogo, acqua stagnante, non eccessivamente in movimento, proprio per il fatto che in questo modo si viene a creare un certo equilibrio, una specie di microambiente a sé stante. Questi due sono gli elementi fondamentali. Le differenze poi nei popolamenti tra acque dolci e acque stagnanti si vedono di volta in volta, ma in generale i componenti fondamentali, quindi batteri, protisti e alghe e alcuni altri animali leggermente più grandi sono comuni, almeno a livello di grandi gruppi sistematici. Queste sono le osservazioni principali che bisogna fare prima di creare un campione. Per il resto dipende molto dai posti in cui si va, dalle osservazioni che si fanno, e quindi non pensate di andare in posti diversi ed avere esattamente le stesse osservazioni, molto probabilmente ci sarà qualche differenza. A livello di osservazioni in ambito acque dolci o anche acque stagnanti, abbiamo visto il protagonista assoluto in molti casi è il paramecio. Quello che vedete qui è un vetrino preparato, una foto tratta da un vetrino preparato, in cui i parameci sono stati colorati a seconda dell'individuo, delle caratteristiche dell'individuo, con colori diversi. In generale i parameci li riconoscete sia per quell'aspetto allungato, sia per le tante ciglia che permettono di muoversi appunto e di nuotare nelle acque dolci. In generale i parameci sono molto presenti dove ci sono tanti batteri di cui si nutrono, e i parameci si nutrono principalmente di batteri e di altri piccoli protozoi. Un altro esempio tipico di struttura che trovate nelle acque dolci è Volvox, che è una alga unicellulare che si riunisce in colonie circolari. Qua vedete tante colonie riunite insieme. Quei puntini rossi di rosso più acceso sono le colonie figlie che si stanno sviluppando all'interno delle colonie madri. Quelle colonie sono composte da tantissime singole alghe, quindi alghe unicellulari, che si riuniscono insieme in questo modo, e questo sistema favorisce la vita della colonia e il suo nutrimento. Infatti vedete che spesso prosperano quando sono raggruppate in grandi numeri. Tra le alghe delle acque dolci, un'altra regina di questo ambiente è sicuramente Spirogyra, un'alga verde filamentosa che ha una caratteristica fondamentale che le permette di essere facilmente riconosciuta, e sono queste strutture a spirale al suo interno. Queste sono strutture tipiche di questo gruppo di alghe che sono praticamente costituite dai cloroplasti, quindi da quegli organelli che consentono a queste alghe di effettuare la sintesi clorofilliana, che appunto è tipica di tutte le alghe verdi. Questa la trovate in grandi numeri, soprattutto nell'acqua dei sottovasi, ma anche nelle acque stagnanti con molto residuo organico al suo interno. Sempre in tema di alghe ci sono le diatomee. Le diatomee sono alghe silicee, hanno forme di vario genere, rigide, molto belle, molto affascinanti, spesso molto facilmente distinguibili rispetto al resto, e sono veramente una delle osservazioni più belle che si possano fare nell'acqua dolce. Ce ne sono tante specie, tanti formati diversi, quindi non sempre il riconoscimento è facile. Però in generale quando vedete una struttura rigida, trasparente e la trovate all'interno delle acque dolci, potrebbe trattarsi di una diatomea. Poi bisogna identificare il singolo gruppo tassonomico risalendo tramite il formato, l'aspetto esterno.
Altro soggetto interessante da osservare sono sicuramente i pollini. I pollini sono ottimi indicatori ambientali, vengono utilizzati in varie valutazioni di qualità ambientale e addirittura si utilizzano per le datazioni di epoche storiche, di reperti storici su cui appunto vengono trovati dei pollini che possono aiutare, grazie alla loro datazione, a risalire all'età proprio del soggetto su cui si sono posati. In generale i pollini sono interessanti per una lunga serie di motivi. Qua li vedete sopra un righello micrometrico, quindi un vetrino di quelli con la scala graduata. E hanno una caratteristica molto interessante, che è quella di avere forme diverse a seconda del trasporto che utilizzano. Quindi quelli che aderiscono ad esempio alle zampe degli insetti, come questi, hanno forme un pochettino più dentellate, in modo da attaccarsi un po' come una sorta di velcro. Invece in altri casi, quando vengono trasportati dal vento, possono essere molto più leggeri e forellati. In questo modo sfruttano al massimo le correnti di aria e vengono trasportati il più lontano possibile, in modo da favorire la dispersione dei semi della pianta. Per quanto riguarda invece le acque marine, il discorso è un pochettino più complesso, nel senso che l'acqua marina in qualche modo è più, usando un termine un pochettino errato, ma che ci rende l'idea, un pochettino più diluita, nel senso che è meno facile trovarci microrganismi dentro, per vari motivi, per la salinità dell'acqua, per il fatto che ci sono appunto distribuzioni un pochettino meno regolari forse degli abitanti del micromondo acquatico in quel caso, e anche perché bisogna trovare spesso e volentieri acque che siano un minimo stazionarie, statiche, stagnanti, no? Per trovare grosse concentrazioni di microrganismi. Non è sempre così, dipende moltissimo dal punto in cui viene recuperato il nostro campione e dipende moltissimo dalla temperatura dell'acqua, dalla latitudine a cui viene raccolto questo campione, da tanti fattori che chiaramente non si possono riassumere in un unico grande esempio. In ogni caso sappiate che nelle acque marine, esattamente come nelle acque dolci o nelle acque stagnanti, si trovano i batteri, si trovano i protisti, si trovano tanti piccoli rappresentanti del mondo animale, come ad esempio molti crostacei o altri ancora. Quindi bisogna sapere soltanto dove cercare e avere più pazienza. È chiaro che noi in questo breve tutorial vi faremo vedere soltanto un paio di piccoli esempi, giusto per darvi un'idea di base di quello che si può osservare nelle acque marine, ma è chiaro che in questo contesto la varietà è immensa e le osservazioni microscopiche che si possono fare sono tantissime, ma dipendono tantissimo appunto dal luogo in cui andiamo a prelevare i nostri campioni di acqua. Detto questo, comunque sappiate che ci sono osservazioni stupende che si possono fare nell'ambiente acquatico marino, e quindi se volete proseguire su questa strada vi consiglio di cercare qualche guida, qualche esempio particolarmente interessante per poi poter andare a cercare i vostri campioni. Un esempio molto semplice sono le larve di molluschi, di pesci ad esempio, sono piccole, di crostacei anche, sono piccole, sono belle da vedere e variano molto col tempo, quindi è interessante anche vedere i vari stadi di accrescimento di questi animali, o anche celenterati, le meduse e tanti altri, insomma. Quindi il mondo marino è ricco anche dal punto di vista microscopico. Osservazioni interessanti di animali microscopici che si trovano in ambiente marino ce ne sono tante, come abbiamo visto. I crostacei in particolare sono molto belli da vedere e hanno vari stadi di accrescimento che li rendono particolarmente affascinanti. Questo ad esempio è Artemia salina, che è un crostaceo che ha appunto questa caratteristica di vivere in ambienti anche estremi dal punto di vista della concentrazione dei sali, ad esempio le pozze di disseccamento e in generale quei punti in cui la salinità è molto molto alta. Questo è uno stadio giovanile, uno stadio larvale, si chiama nauplio. Ci sono vari stadi di naupli e
Spesso si possono confondere questi animali perché appunto hanno vari stadi di accrescimento e quindi possono cambiare col tempo. Sono anche molto utilizzati in acquariofilia, questo perché sono un tipico nutrimento dei pesci, vengono tenuti ad esempio in grandi quantità negli acquari per dare da mangiare ai loro ospiti. In generale sono animali molto facili da osservare anche perché appunto stanno in grandi concentrazioni, come potete vedere. Sono tendenzialmente trasparenti o comunque non sono particolarmente opachi, però si agitano molto, quindi è difficile fare una singola fotografia di questi animali. Anche il krill alla fine è qualcosa di simile. Il krill, quello famoso di cui si nutrono le balene, che sono la base della catena alimentare negli oceani. Anche quelli sono crostacei eufasiacei di questa famiglia di gamberetti che quindi, nonostante le piccole dimensioni, riescono a raggiungere grandissimi numeri in mare e danno da mangiare a praticamente tutti gli animali che vivono in quelle acque, direttamente o indirettamente. Altra osservazione interessante che si può fare con campioni chiaramente prelevati appositamente, ma comunque di origine marina. In questo caso vedete questo breve filmato fatto con un prototipo di dipole a pochi ingrandimenti, circa 35, quindi l'equivalente di un dipole red, di quella che è una piccolissima medusa, un'effira di medusa, quindi uno stadio larvale, uno stadio giovanile di una medusa. Ci sono tanti animali, come abbiamo detto, in ambiente marino che si accrescono col tempo, ma non li conosciamo quando sono piccoli, e questo è un esempio veramente molto affascinante, anche perché questo animale, come lo vedete, era largo poco più di 3-4 millimetri, non di più. Invece le forme adulte riescono a raggiungere le dimensioni di anche 10-20 centimetri. Abbiamo quindi visto che ci sono vari esempi in vari tipi di acque in cui si possono trovare molti soggetti interessanti. Come vi ho detto, la varietà spesso è sintomo di buona qualità ambientale. C'è un indice, si chiama IBE, indice biotico esteso, che viene usato spesso per valutare la qualità delle acque, soprattutto le acque dolci dei fiumi, anche piccoli dell'entroterra. L'ho usata io stesso per la mia tesi di laurea ed è un sistema ancora oggi molto diffuso per valutare la qualità proprio a livello di ossigenazione, di presenza di nutrienti, dell'assenza o meno di inquinanti nelle acque dell'entroterra italiano. E si basa sostanzialmente sulla varietà di larve di insetto che si trovano all'interno del corso d'acqua, principalmente larve di insetto. E in quel caso abbiamo detto la regola è sempre quella: più grande è la varietà di specie presenti e più è probabile che lo stato di salute del fiume sia buono. Questo è un principio che vale molto spesso in tanti ambienti diversi, no? Quindi tenetelo a mente anche applicandolo in altri campi. Se trovate tante specie diverse, tante varietà di forme di vita diverse, è molto probabile che ci si trovi in un ambiente in buono stato di salute. Al contrario, in quei posti dove c'è poca varietà, dove ci sono poche specie che sanno adattarsi a determinate modifiche, è possibile, non è una regola assoluta, ma è molto possibile, che invece ci sia una perturbazione esterna, che ci sia inquinamento o qualche cosa che ha modificato l'ambiente originario. Detto questo, possiamo fare altri esperimenti col nostro sistema dipole per valutare, in questo caso, la qualità dell'aria. Ora, sulla qualità dell'aria ovviamente il discorso è molto ampio e molto complesso, però alcune cose si possono osservare direttamente guardandole nel microscopio, raccogliendo proprio dei campioni su periodi di tempo più o meno lunghi, in modo da capire in che stato si trova l'aria di un determinato luogo. Avrete probabilmente sentito parlare delle particelle che formano il particolato, che poi è tutta quell'insieme di particelle in sospensione nell'aria che respiriamo e che può avere origine varia, può essere anche prodotta ad esempio dai tubi di scarico delle automobili, può essere inquinamento delle fabbriche o può avere origine naturale. In ogni caso c'è una classificazione di questo particolato
E le due categorie che conosciamo meglio sono le PM10, cioè le particelle grandi, il particolato diciamo così più grande e pesante, e le PM2,5, che invece è il particolato fine. Queste definizioni le trovate sui principali siti dell'ARPA. L'ARPA sono le agenzie regionali per l'ambiente che trovate in tutta Italia. Sono definizioni abbastanza complesse, prendete però i numeri 10 e 2,5 come riferimenti. Quelli sono micrometri, sono micron, sono millesimi di millimetro, e quindi un riferimento dimensionale abbastanza sensato può essere dato appunto da queste dimensioni. Quindi particelle comprese tra 2,5 e 10 potremmo categorizzarle come PM10, al di sotto come PM2,5. Ovviamente la definizione è un pochettino più complessa di così, ma diamoci questo riferimento iniziale. Come facciamo a sapere queste dimensioni? Semplicemente raccogliamo queste particelle sul vetrino e le osserviamo usando il righello micrometrico, quel vetrino particolare che ha appunto quel righello microscopico che permette di darci una indicazione di base sulle dimensioni dei soggetti che stiamo osservando. Come si raccoglie questo particolato? Ci sono vari modi. Il più semplice, il più immediato, è chiaramente un po' empirico, un po' semplice, non si usano filtri particolari, non si usano sistemi particolari, si può usare molto semplicemente un raccoglitore. Questo raccoglitore, nella versione più banale, più semplice da usare ma comunque efficace, è lo scotch. Noi possiamo mettere semplicemente un pezzettino di scotch, lo lasciamo esposto all'esterno, chiaramente con la faccia adesiva verso l'alto, bloccato in qualche modo in modo che non voli via col vento, e possiamo lasciarlo per 1 ora, 10 ore, alcuni giorni, a seconda del luogo in cui ci troviamo, e questo raccoglierà le particelle in sospensione, resteranno lì attaccate. Poi con lo scotch lo disponete direttamente sul vetrino da microscopio, in questo caso con la parte adesiva verso il vetrino, che chiaramente dovrete un po' ripulire, e vedrete che potrete già fare osservazioni piuttosto precise sulla presenza o meno di particolato fine o grossolano, a seconda del luogo in cui vi troviate e dell'inquinamento che c'è. Questo è un esperimento molto molto semplice, lo potete fare tranquillamente anche in modi diversi, con modalità diverse, ad esempio facendo vari pezzi di scotch e prelevandone uno tipo dopo 1 ora, uno dopo un giorno, uno dopo una settimana, o anche in posti diversi a seconda dell'inquinamento, del traffico e così via. Vedrete che si notano notevoli differenze. Un altro esperimento che si può fare, lo vediamo tra un attimo. Vi farò vedere un video che abbiamo creato quando eravamo ancora in fase di prototipo con Dipol. L'abbiamo creato così per promozione del prodotto, infatti vedrete che è un Dipol molto semplice, un modello iniziale, proprio un prototipale, e abbiamo praticamente preso un vetrino, l'abbiamo messo davanti al tubo di scappamento di una macchina, di un turbo diesel, quindi una macchina abbastanza inquinante, per alcuni secondi, e poi l'abbiamo osservato subito al microscopio e abbiamo trovato effettivamente tante tracce di particolato anche piuttosto grossolano. State attenti a fare un esperimento del genere perché l'aria che esce dal tubo di scappamento è molto calda, oltre al fatto che il tubo stesso può scottarvi le mani, quindi fatelo con attenzione un esperimento del genere. In ogni caso vedrete la quantità di particolato che si riesce a raccogliere in pochissimi secondi, quindi credo che anche questo sia una testimonianza piuttosto importante di quanto inquinamento siamo in grado di produrre in pochissimi secondi con questo tipo di motori a scoppio. Ed ecco qui il nostro test, il nostro video che abbiamo fatto di test con la raccolta dell'inquinamento che usciva direttamente da un tubo di scappamento di un'automobile. Vedete, vetrino disposto a circa 20 cm dal tubo di scappamento, guanti, perché è aria veramente molto molto calda. E questa è una raccolta che è durata pochi secondi, 20 secondi, non di più. Auto in folle, si sgasava un po', ma nulla di che. Eppure adesso vedrete con questo prototipo di Dipol, che è più o meno l'equivalente di direi un Dipol Grey, la quantità
di particolato che siamo riusciti a raccogliere. Vedete? PM10 e PM2,5. Qui si tratta di una macchina non particolarmente nuova e molto inquinante, ma come vedete il risultato è abbastanza impressionante. Moltiplicatelo per tutto il tempo che passate in automobile e anche per la quantità di automobili che si trovano in giro e capite da soli che l'inquinamento delle automobili può essere un grosso problema. C'è ancora un argomento che riguarda l'ambiente e il mondo microscopico e che ci può interessare, e sono le microplastiche. Delle microplastiche probabilmente avrete sentito parlare perché venivano utilizzate molto spesso in vari prodotti, soprattutto cosmetici o dentifrici ad esempio, ed erano un grave problema per l'ambiente perché una volta disperse in acqua arrivavano al mare e da lì andavano ad accumularsi con i grandi garbage patches, i grandi accumuli di plastica che si trovano negli oceani del mondo, e da lì non se ne andavano mai più, anche perché plastica così piccola è praticamente impossibile da raccogliere e da rimuovere dal mare. Non le osserviamo per un motivo molto semplice, perché per fortuna nella grandissima parte dei casi questa plastica è stata bandita, è stata rimossa da buona parte dei prodotti che la contenevano, anche perché si trattava il più delle volte di un utilizzo assolutamente non necessario. Detto questo, è chiaro che il problema della plastica in mare è ancora adesso enorme. Questi garbage patch, questi accumuli enormi di plastica che si trovano nel cuore degli oceani del mondo, sono in buona parte composti da frammenti di plastica piuttosto piccola, non sempre microscopica, ma comunque molto piccola, perché col tempo la plastica perde di elasticità, si disgrega, si riduce in pezzi sempre più piccoli e questi rimangono lì a varie altezze, a varie profondità e da lì non viene mai più rimossa, se non dai pesci che lo scambiano per cibo. Spesso non si tratta di osservazioni microscopiche, ma è bene sapere che comunque la plastica col tempo si riduce in elementi sempre più piccoli. Quindi se noi raccogliamo dell'acqua dal mare e vediamo degli oggettini sul nostro vetrino microscopio colorati o con forme piuttosto spigolose, diciamo così, è molto probabile che si tratti di pezzettini di plastica che con gli anni si sono disgregati sempre di più. E detto questo, finisce il nostro ciclo di video riguardanti la microscopia con dipolo. Mi raccomando, guardate il video introduttivo, il video che vi spiega come utilizzare al meglio il vostro kit, sia dal punto di vista tecnico, sia alcune dritte su come osservare i vostri campioni nella maniera ottimale, evitando di perdere tempo. E ricordatevi anche che noi siamo a disposizione per qualunque tipo di problema, che sia tecnico, che sia teorico, riguardante i soggetti che stiamo osservando, e comunque siamo aperti a osservazioni, critiche, potete contattarci sempre. Il nostro indirizzo è info@smartmicrooptics.com, il nostro sito è www.smartmicrooptics.com. Qualunque domanda, dubbio o chiarimento, sentitevi liberi di contattarci in qualunque momento. Grazie per l'ascolto e ciao!